Ciao a tutte le videoamatrici e videoamatori di Senza Fissa Dimora e benvenuti in questa nuova live. Come dico ultimamente, servitevi un caffè, un tè, una camomilla, qualcosa di caldo e tranquillo perché stasera, e legatevi anche bene alla poltrona, perché stasera ne dirò delle belle, ne sentirete delle belle e ne parleremo chiaramente, come avete capito dal titolo, della programmazione da parte dell'Agenda 2030, ma non solo dell'Agenda 2030. L'Agenda 2030 è un termine generico, come vedremo nel corso della puntata, ma parleremo della programmazione in generale e di come deprogrammarci, di come uscire da questa narrazione e soprattutto nella prima parte, che per me è quella più interessante, che è anche quella più importante, che è come identificarla, perché, ci sono diversi gradi di programmazione e, il primo passo, quello fondamentale, è quello di identificarla. Ma prima vi chiedo, come sempre, di darmi qualche feedback su, audio, video, su se mi sentite bene, se, tutto è okay, perché come sempre non c'è la possibilità, come dico sempre, non c'è la possibilità per noi che facciamo le live, in maniera diretta come questa, di sapere veramente se l'audio è okay, se il video è okay, se mi sentite. Siete già abbastanza e quindi credo che un commento da parte vostra farebbe piacere per avere un feedback, come si dice in inglese, che nonostante a me non piacciono gli inglesismi, però, rende l'idea. Ciao Cristina, ciao Barbara, buonasera. Sentite bene? C'è qualche problema di audio, di video? Ditelo, che così vedo se, è colpa mia. Tutto okay, si sente forte e chiaro. Sevens, buonasera anche a te. Grazie a Antonio, scritto in una lingua che non conosco, credo forse russo o qualcosa del genere. Si sente e si vede bene. Mamma mia quanti siete, mi arrivano tutti i commenti in una volta. Ciao Paolo, ciao Paola, ciao Lux, ciao Sevens, sulla cresta dell'onda, sì sempre. Si sente e si vede bene, Rosa Adelaide. Grazie Riccardo, grazie Paola Munafo o Munafo. Sono Antonietta, una messicana. Hola Antonietta, hola, buenas tardes. Ciao Sandro. Prendo qualche secondo in modo da fare collegare le persone, diamo un po' di tempo e poi cominciamo questa live. Vi invito ancora a mettervi comodi perché parleremo insieme 1 oretta, come sempre, e quindi, le live sono così, ce la prendiamo con calma. Oggi è una live vecchio modo, non è della serie Il dito nell'occhio, dove, vi invito a guardarle, quelle che ho pubblicato, perché sono live che sono un po' più ricche, diciamo, di contenuti, nel senso che prendo spunto da articoli di giornale, commentiamo molto l'attualità. Invece stasera chiaramente l'attualità è, purtroppo una delle narrazioni dominanti, però stasera la vediamo in una chiave di lettura un po' diversa. Andremo un po' a, come si dice, a fare uno scanner anche non troppo leggero, anche magari con qualche shock informativo per chi forse non è abituato a questo canale, per chi invece ci è abituato probabilmente non saranno degli shock, però cercherò, di fare un po' capire come la narrazione opera, in che modo, quali sono le leve e perché in molti, compreso il sottoscritto, ci cadiamo e soprattutto è molto difficile non caderci nel trucco, nel tranello che è tutto concentrato in una parola che si può benissimo chiamare propaganda. E la propaganda è proprio, quello che dobbiamo evitare, cioè dobbiamo veramente
identificarla per poterci estraniare dalla propaganda, per poterci allontanare. Saluto anche Luca che è arrivato, Babilù, Giuseppe, Cristina, Sandro, Clemente, Rossi, buonasera, Riccardo Previdi, ciao. Molte novità, molta gente che si è iscritta al canale, spero, da poco o da molto, non lo so. Bene, partiamo un po' belli carichi, perché questa è una settimana che, come avrete capito, forse nel sottotitolo, nel titolo di YouTube, magari un po' meno visibile, la settimana del reset. Perché? Perché in questa settimana pubblicherò alcuni video, che sono inerenti a questo argomento. C'è un perché che lo capirete a fine settimana, è un perché che veramente mi rende molto felice ed è uno dei motivi per cui ho preferito mettere nella foto della copertina di questa live una faccia sorridente, nonostante dall'altra parte ci sia un soggetto poco raccomandabile, come Klaus. Non facciamo troppo nomi scusate, troppi nomi e troppi cognomi, ma credo che tutti lo conosciate. È uno degli artefici, è uno dei pensatori, è uno delle persone che sono di dietro al Grande Reset, e ha anche pubblicato un libro, ehm, sul Grande Reset, su che cos'è il Grande Reset e come si pone. Il libro in questione è uscito subito dopo, marzo del 2020, quindi subito dopo quello che è successo in marzo del 2020, credo fosse già maggio quando è uscito il libro, quindi ce l'avevano già lì bello scritto, perché io sto scrivendo un libro, chiaramente non ho i mezzi di questa gente, però ci vuole del tempo per scrivere un libro, quindi se lo pubblichi così al volo vuol dire che qualche ideuccia, diciamo, ce l'avevi già o comunque era già mezzo in stesura. Se, possiamo dire che questo libro cade proprio a fagiolo, cioè arriva proprio in un'agenda, e infatti trattasi di agenda fin dall'inizio. Che cosa significa? Questo libro in sé per sé non è ricco di tantissimi contenuti che possiamo, ehm, aspettarci di non conoscere, cioè li conosciamo tutti, e in gran parte non ve ne consiglio per niente la lettura. Io non l'ho letto, ne ho letto solo una parte, alcuni estratti che ho trovato, ma sinceramente non è che ci fossero delle grandi novità, anche perché di dietro poi, diciamo che lui ci mette molto la faccia in questa propaganda legata a quella che poi viene chiamata Agenda 2030, che poi viene chiamata Green Economy, che poi viene chiamato il cambio generazionale del commercio, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono 1000 sinonimi, ma una delle prime persone che nomina il grande reset, inteso proprio in questo significato, cioè di cambio di paradigma, è Christine Lagarde, quella che è banca centrale, una francese nota molto anche purtroppo in Francia, non apprezzata, diciamo, anche lì, discussa, molto discussa. Lei lo fa nel 2014, quindi, si parla di quasi 10 anni fa, 8 anni fa, e, proprio durante una conferenza, se non mi ricordo male credo fosse Sudafrica, una cosa del genere, del, World Economical Forum e non mi ricordo se era Banca Centrale lei, come titolo in quel determinato periodo. Insomma, come presidente della Banca Centrale lei nomina questo Great Reset, e lo nomina, più e più e più e più volte. Un altro grande sostenitore che viene chiamato anche alla cerimonia, di inaugurazione o ufficializzazione del libro e del progetto, che è un progetto che viene portato in pompa magna appunto da Klaus Schwab, ma anche da altri, e anche il principe Carlo, niente po' di meno che lui, che partecipa alla cerimonia di presentazione. Ci sono tantissimi, grandi personaggi,
legati a questo progetto, dietro a questo progetto, ma soprattutto c'è il WEF, World Economic Forum, quello con la sede a Davos, quello con la militarizzazione di Davos una volta all'anno, che se voi sapete o sapreste che cos'è Davos, è una piccola cittadina svizzera sperduta, che è famosa praticamente solo per quello, a parte per le belle montagne e i bei posti che viene dove si trova, nel cantone Graubünden, e in queste occasioni si riempiono tutti di questi personaggi che progettano, diciamo, determinano, cercano di trovare dei punti fermi su cui lavorare tutti in gruppo per cambiare, modificare, spingere, distruggere, costruire quello che per loro è il futuro, soprattutto e praticamente esclusivamente commerciale. Ci tengo a mettere questo accento, mettere questi puntini sul commerciale, perché in molti casi non si tratta di politica, si tratta di commercio. Per questo si tratta di economia. E quella che noi spesso possiamo classificare anche in una maniera molto semplicistica come una dittatura, trattasi di dittatura economica, cioè o compri questa cosa o compri questa cosa. La devi comprare quando te lo dico io, perché se la compri prima o dopo non è il momento giusto e quindi automaticamente è colpa tua che sbagli l'acquisto, hai comprato una cosa che non dovevi comprare e adesso noi ti diciamo che devi ricomprare un'altra cosa per sopperire al bisogno o alla soluzione, al problema o alla soluzione, sempre legato a fini commerciali. Di lì viene la propaganda commerciale. Questo è un punto fermo. Perché voglio sottolineare? Perché spesso si tende ad attribuire un potere che non hanno a questi personaggi. Un potere che è un po' un nostro errore, lo faccio anch'io, molto spesso, quello di attribuire dei poteri che non hanno, cioè di attribuire una direzione, un'ideologia, di attribuire chissà quale ideologia di dietro, perché leggo commenti di tutti i generi, chiaramente c'è gente che accosta grandi, vecchie retoriche, ideologie, chi fascisti, chi nazisti, trovano nuovi termini, trovano chissà quale piano che abbiano di distruzione dell'umanità. Vedete, non sono così, furbi e non sono neanche così come si dice, non hanno una visione così lunga nel tempo. La visione di queste persone è molto più breve di quello che noi pensiamo e, anche se in molti casi i loro progetti poi vengono portati da altri avanti negli anni, ma quello che loro, impostano è una soluzione economica a breve termine per trarne semplicemente il massimo dei profitti. Come fanno? E qui veniamo al primo punto, che è il punto saliente, che è la creazione delle emergenze, no, la creazione delle emergenze è puramente propagandistica, è puramente legata alla propaganda e ha dei fattori solo commerciali. Per questo, in grande parte, usa per arrivare nelle nostre case, per arrivare nelle istituzioni, per arrivare, nella politica, per arrivare nella letteratura, nella scrittura, nella scuola, negli ospedali, nel lavoro di tutti noi, tutti i giorni, usa delle metodologie che sono molto, ma molto vicine al marketing, soprattutto al marketing aziendale, quello d'assalto, proprio quello il peggiore in assoluto. Perché, per me è più facile identificarlo? Perché io mi sono appassionato alla programmazione neurolinguistica, alla psicologia gestuale, un po' all'ingegneria sociale, che viene poi chiamata anche manipolazione delle masse,
Insomma, questa tipologia di temi legati al marketing mi ci sono avvicinato, anche se per fini diversi e per vie traverse, ma sono finito in questa zona, diciamo, dell'applicazione di queste tecniche che ho appena menzionato, in anni molto, molto indietro nel tempo. Erano gli anni '90, erano gli anni in cui in Europa queste cose arrivavano dagli Stati Uniti, soprattutto tramite la programmazione neurolinguistica, arrivavano dagli Stati Uniti in Europa negli anni '90, '80, '90, ma soprattutto presero molto piede negli anni '90. Arrivarono le prime traduzioni dei libri dall'inglese in italiano, furono in tanti, ma non tantissimi, quelli che pubblicarono libri su questi argomenti, e questi libri, i primi, divennero un po' l'ABC, del marketing. Un marketing che in Europa, in Italia, nella fattispecie, era proprio ehm, era molto associato, adesso faccio un nome che tutti conosciamo, era molto associata a dei personaggi, no, applicato dai venditori di aspirapolvere porta a porta, applicato da, quelli che facevano le riunioni della Tupperware, o che vendevano il folletto porta a porta, o chi, usavano queste tecniche molto aggressive, come quella che ha usato per tanti anni Vanna Marchi. No, Vanna Marchi o Vanna Marketing, per chi magari ha visto questa simpaticissima questo simpaticissimo soprannome che è proprio di poco tempo fa. Credo che sia stata addirittura una serie di Netflix. Io non ho Netflix, quindi non ve lo so dire, però ho letto, su qualche tweet di gente che faceva questo bellissimo slang, Vanna Marketing. Cosa faceva? Vanna Marketing applicava delle tecniche di, programmazione neurolinguistica, martellando su certi argomenti, facendo leva su certi argomenti, urlando, imponendosi, ehm, usando anche quella tipologia di, caratteristiche emozionali e di comunicazione che sono delle persone manipolatori. In una versione che forse è più facile da capire, è quello che succede nelle relazioni tossiche, no, quando c'è un narcisista dall'altra parte, un manipolatore, una persona che ti picchia e poi ti gira la frittata e ti fa avere la colpa per cui te ti sei meritato quelle botte, ehm, tu avevi la colpa, quindi tu sei colpevole perché eri vestito in un modo, vestita in un modo, perché ti sei comportato in un altro, no, quella che fa sempre leva sui ricatti emozionali, no: "Se mi lasci, ehm, presto o tardi la pagherai", o "La colpa è la tua e per cui io ti domani me ne vado e faccio", insomma, come tutti, moltissimi di voi conosceranno, tantissime situazioni in cui c'è questo lato narcisista che emerge in una situazione tossica. Le relazioni tossiche, facciamo un grande errore in molti, pensiamo solo che possano avvenire tra 2 persone che vivono, convivono, che si amano, si odiano, che si frequentano, ma le relazioni tossiche ci sono nel lavoro, le relazioni tossiche ci possono essere col proprio dottore, col proprio medico, col proprio capolavoro, con, amici e con i politici. Quello che come si è comportata la classe politica negli ultimi 2 anni è la tipica posizione del narcisista, cioè del manipolatore perverso, si chiama anche, cioè quello che appunto scarica su di voi qualsiasi responsabilità di cose che invece, sono sua diretta responsabilità gestire, ma siccome lui non è capace, vuoi perché non è professionale, vuoi perché è incapace, vuoi perché è pagato per altro, vuoi perché è in malafede, qualsiasi cosa, ma scarica su di voi la responsabilità, no, quindi, succede quello che succede perché te non ti sei comportato bene, non hai comperato quello, non hai messo la mascherina bene sul naso, non ti sei fatto forare il braccio, non hai rispettato le regole, non sei insomma scaricano sempre su di te, quando invece la responsabilità della gestione di una cosa, come quella che è successa negli ultimi 2 anni, ma anche come quelle che stanno succedendo adesso, è semplicemente la loro, no? Come fanno? Uno dei passaggi per creare le condizioni possibili per scaricare la colpa su noi, popolo,
Ad esempio oggi è il gas, ieri era la sanità, domani sarà internet, domani sarà la benzina, il gasolio, quello che è, si crea un'emergenza, no, l'emergenza ha proprio la funzione storica di spianare il terreno, per cui le misure che vengono prese per, sopperire all'emergenza, quindi per, riuscire a gestire l'emergenza, sono delle misure a parte preconfezionate da prima, ma sono delle misure che corrispondono perfettamente alla deresponsabilizzazione politica, no, quindi sostanzialmente la politica prende delle decisioni catastrofiche e noi paghiamo le conseguenze, no. Sono, create e, preparate per andare, diciamo per essere sempre e comunque dei manipolatori, no. Allora, come si fa a non essere manipolati, no, come si fa a non cadere nel tranello, no, d'accordissimo con HCGT che dice: "È il vecchio problema reazione soluzione". Sì, è una versione il la creazione del problema e la vendita della soluzione, è una delle tecniche dei piani, già prestabiliti che viene mescolato insieme a tutti gli altri, no, molto spesso la soluzione si è già, come si può dire, i fattori si possono invertire, ma, il risultato non cambia, cioè la soluzione loro ce l'hanno, molto spesso hanno un surplus di quella soluzione, cioè la soluzione è un prodotto, no, perché si tratta di economia, e qui rivengo a quello che ho detto all'inizio, si tratta di commercio, quindi loro devono vendere qualcosa, in questo caso negli ultimi 3 mesi sono armi, quello che devono vendere, prima erano delle forature, dei sieri piccolini dentro una bottiglia di vetro, dentro una fialetta di vetro, devono vendere, hanno un surplus, ne hanno prodotti troppi, non sanno cosa farsene, devono creare le condizioni per cui ci sia la domanda, no, viviamo in un'epoca in cui il commercio è talmente tanto studiato, regolato e regolamentizzato, inversamente a quello che si pensa che sia liberale, non c'è niente di liberale, proprio perché non è, sotto l'influenza e la regolamentazione di uno Stato, ma è deregolamentizzato, ma è regolato invece da, delle entità che sono poi delle corporation, monopoliste, e quindi essendo monopolisto, ma essendo legato a una corporation privata che quindi guarda solo i propri interessi, senza guardare i danni in nessun modo, perché non paga i danni che fa, quindi dal momento in cui il primo e unico fine è vendere, è molto facile che quando non vendi, crei le condizioni per cui ci sia la domanda, no, una volta che crei le condizioni per cui ci sia la domanda, tu l'offerta la fai, l'offerta ce l'hai già, quindi hai un surplus, hai costruito troppo, hai fatto troppo di un determinato prodotto, non sai cosa fartene, ecco che allora creo le condizioni per cui quel prodotto lì diventi la cosa più richiesta nel momento, no, e in questo modo mi svuoto i magazzini. E questo è il risultato finale. Ho riassunto molto in fretta, ma quello che si può fare per estraniarci, per non essere sottoposti, per non cadere nel tranello della manipolazione perversa, uno dei primi step è quello di identificare la propaganda. Quando si tratta di identificare la propaganda, quindi di identificare la notizia, in sé per sé noi leghiamo questo meccanismo autonomamente, automaticamente a giornali, media, youtuber, ovunque noi ci informiamo a livello di, notizie virtuali, ma c'è un sottobosco di, persone che alimentano allo stesso modo questa notizia, da cui noi è meglio se ci distacchiamo. Quando dico è meglio che ci distacchiamo, non dico di non frequentarle, ma di non permettere di parlare di certi argomenti. E questi possono essere gli amici, i colleghi di lavoro, i discorsi per strada. Tutto questo manipola, che noi lo vogliamo o no, ma manipola. Allora il fatto di avere delle persone di fianco che non si, lasciano manipolare o che quando riconosciamo che loro sono manipolati, noi non permettiamo a il discorso in sé di girare in quella
di portarci in quel campo da gioco, perché se arriviamo in quel campo da gioco lì, chiunque, qualsiasi discorso noi siamo in grado di sfoggiare, qualsiasi cosa, argomento, non sarà valido semplicemente perché siamo nel campo da gioco sbagliato, no, e tutto questo è estremamente tossico per le persone. Chiunque partecipi a quella discussione non riuscirà a estraniarsi dalle parti, perché quella discussione lì è creata per fare degli schieramenti, no, per metterci o pro Putin o contro Putin, no. Qui rivengo a una live che ho fatto poco tempo fa con un grandissimo amico, di virtuale, ma che per me è un grande amico, che è Malcolm, di cui abbiamo parlato proprio di questo argomento, e che lui ha detto una cosa sacrosanta, e cioè ha detto: "Dobbiamo uscire da queste 2 categorie, pro o contro, semplicemente, facendo una quelle che si chiamano super soluzioni, cioè ci dobbiamo porre in un campo da gioco che non è quei 2 lì. Cioè le 2 squadre di calcio noi non dobbiamo aderire né alla tifoseria di una né alla tifoseria dell'altro. Dobbiamo prendere delle soluzioni, e qui ritorno al commento molto azzeccato di AC GT, che la soluzione deve essere una che non è proposta dal sistema. E questo è quello che mette in crisi il sistema, no, se infatti guardiamo con un po' di retrospettiva quello che è successo negli ultimi 2 anni, quelli che erano più odiati e che non partecipavano, non venivano mai invitati nelle grandi trasmissioni, non erano tanto i pro Vax, o dico per dirne uno, o i no Vax, ma erano quelli che avevano una posizione intermedia non chiara, no, che giustificavano magari la ragione per non forarsi, ma senza dire: "Io sono contro, io sono bla bla bla, perché, non vedo che qualsiasi pericolo c'è un perico", no, semplicemente argomentavano in una maniera che era fuori da quella prevista dal sistema. E questo succede oggi con lo scontro, con l'Ucraina, nella crisi appunto diplomatica e non, mondiale legata all'Ucraina. Tutto quello che deve essere all'interno, no, tutto quello che è la narrazione costruisce pro e contro, costruisce l'haters, gli odiatori, costruisce i pro Putin, costruisce i no Putin, costruisce tutti questi schemi, tutte queste etichette vengono date appunto per farle rientrare in dei campi da gioco ben delimitati, dove all'interno di questi campi da giochi non vince mai nessuno, no, se ci fate caso non vince mai nessuno, perché qualsiasi cosa fai pro avrai sempre comunque il dubbio che forse non hai proprio tutte le ragioni. Qualsiasi cosa fai contro, avrai sempre comunque il dubbio che comunque non hai tutte le ragioni, no, per questo è importante che quando ci si pone, con persone, soprattutto fisicamente, quindi con amici, con persone che vogliono entrare in quel campo da gioco lì, sia chiaro che noi non ci entreremo mai, no, non mi schiererò mai né da una parte né dall'altra, non ti darò mai la vittoria di dire che io sono pro o contro. Io ti spiego le mie ragioni stando al di fuori del sistema, no, è molto facile. Faccio un esempio proprio con Putin, no, io non ho delle simpatie particolari per Putin. Non mi sembra una persona che comunque, che ne so, ci andrei volentieri a cena insieme, o magari se ci andassi rimarrei profondamente deluso perché mi aspettavo magari tutt'altra cosa. Ma indipendentemente da questo, dai miei gusti personali, no, la discussione non si basa su dei gusti personali, la discussione si può basare su 1000 altre cose, e tutte queste 1000 altre cose non devono rientrare in degli schemi ben precisi, no, e nello stesso tempo non farei la stessa cosa con il suo antagonista, che in questo caso può essere Zelensky, Biden o Biden, come diavolo si chiama, qualsiasi ma in questa dicotomia, no, io non ci voglio entrare, in questa dualismo, io non ci voglio entrare. Io voglio semplicemente capire, ad esempio, com'è possibile che noi siamo in crisi, no, non ci sono i soldi per costruire gli ospedali, vengono chiusi i letti di ospedali, abbiamo i soldi per mandarli attraverso armi, pagare le armi ad uno Stato che è lontano 1000 chilometri, che io non so neanche pronunciarlo bene, no, che di queste 4 zone che un referendum ha dichiarato essere alla Russia, non alla Russia.
sinceramente io non so neanche come si chiamano, no, non so neanche per andarmele a vedere come si chiamano devo andare nel traduttore di Google e guardare come si pronuncia in russo. Non è possibile, non è possibile. Questa può essere un'argomentazione, no, un'argomentazione che posso portare a un tavolo e questa argomentazione in sé per sé smonta già tutto questo dualismo, no, perché anche la persona dall'altra parte non lo sa come si pronuncia. Quanta gente scrive e sostiene, tutto quello che viene fatto adesso, donazioni, chissà quale, gli attentati terroristici che vengono fatti adesso in giro per il mondo o in quelle zone da parte di non so chi, quali servizi segreti, vengono sostenuti da persone che non sanno neanche pronunciare il nome di questa gente qua. Quindi è totalmente, fuori contesto la cosa. È talmente fuori contesto che porsi fuori contesto non è plausibile. E questo è un punto determinante per uscire da questa narrazione. Adesso mi volevo leggere qualche commento, perché ne ho visti forse alcuni interessanti. Con quello che abbiamo passato dovremmo essere abbastanza forti, infatti è proprio una di queste cose qui. Non è un Olivetti, è una Facit. Però come in questi anni non ho mai preso misure restrittive come lockdown e altre assurde pure influenze, crisi economiche, ci sono sempre state. Perché? Non capisco. Allora, però come in questi anni non hanno mai preso misure restrittive come lockdown e altre cose assurde. Eppure influenze, crisi economiche, ci sono sempre state. Perché? Ma, non ci sono state nella quantità, nella qualità, nella demograficamente parlando, come numero, come entità, non a questi livelli. Non intendo le influenze, ma intendo le crisi economiche, perché sono, costruite a tavolino. Sono parte di un'agenda che ha è un cavallo di Troia, no, se vogliamo chiamarla così. La crisi del gas è un cavallo di Troia, non è, da attribuire né alla situazione ucraina né sono politiche che vengono messe in atto in periodi in cui si approfitta di questa situazione per fare della pura speculazione, no, e non c'è niente, che noi possiamo fare al di fuori di tutelarci e dopo vediamo bene come farlo, almeno secondo me come possiamo farlo. Se combatti il sistema sei dentro il sistema. E infatti è così, paradossalmente è così. Poi ci sono le eccezioni, ci sono le eccezioni, ma bisogna essere fortissimi. Cioè è quasi utopico, pensare di distruggere il sistema entrandoci dentro. Devi essere un eletto, come può essere stato forse un Gandhi o come può essere stato, i in un film, Neo di Matrix, no, lui è dentro il sistema, però lui fa distruggere il sistema, ma è un'eccezione rarissima e sicuramente adesso io non ne vedo, soprattutto in Italia, non ne vedo di eccezioni così. Poi magari mi smentiscono a breve. Basta non fare quello che chiedono, c'è sicura la fregatura. Sì, sì e non. Magari c'è anche qualcosa che può essere comunque dalla nostra parte, però è molto difficile identificarlo. Allora, ad esempio adesso una cosa che è molto, molto di moda negli ultime settimane, soprattutto nei media francesi, è la crisi del carburante, no, perché, si costruisce una crisi dietro l'altra, no, e questo credo che ormai l'abbiano capito anche i muri, come si diceva una volta, anche i banchi, se si trattassimo di una scuola, cioè che, si costruiscono a tavolino le crisi semplicemente per giustificare una tipologia di, commercio, no, vogliono che tu spendi soldi in una determinata direzione. Allora, come fanno a convincere le persone che l'auto a carburante non va bene, no, come fanno a convincere le persone che è meglio l'auto elettrica, no, come fanno, andrebbe detto, a convincere le persone a comprare l'auto elettrica in un periodo in cui l'elettricità
è quello che è, si paga 10 volte tanto, c'è crisi, non c'è l'energia, eccetera, 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 nonostante quello che succeda nella realtà, le cose siano veramente solo da un lato, però nella propaganda, la propaganda continua imperterrita a dirci che l'auto diesel è una catastrofe per l'ambiente, eccetera, eccetera. Come fanno, visto che i danni ambientali non sono visibili nella realtà, per quanto loro possono dire che non piove o che piove di meno, ma il legame che c'è tra la mia auto elettrica e il fatto che non piove, quello non è assolutamente ehm, neanche è fantascienza, detta così come la dico io, e dal momento che questa cosa deve essere smantellata, perché commercialmente hanno bisogno di vendere altre tipologie di vetture, perché la crisi delle auto è fenomenale, e quindi cosa fanno? Creano una emergenza, una crisi per cui chi ha l'auto diesel si troverà in una situazione di intermittenza, cioè avercela un giorno sì, un giorno no, non essere affidabile, quindi dire: "Okay, guarda il diesel c'è, ma non c'è, oggi c'è, domani non c'è e allora preferisco l'auto elettrica." Come fanno? Finiscono le forniture di carburante, quindi si va alla pompa della benzina e ci si mette 3 ore per fare un pieno. Ed è quello che sta succedendo in una zona che si chiama Arras della Francia, una zona quasi al confine del Belgio, tra Parigi e il Belgio per intenderci, nel nord. Ci sono adesso, non sto scherzando, ci sono film e video dappertutto, se andate su Twitter, ma basta che digitate su Google Arras e vedrete quello che c'è. Ci sono molte stazioni di benzina che non hanno la benzina o che ce l'hanno razionata. Questo è quello che ci vende la propaganda. Nella realtà quante sono queste, distributori chiusi? Beh, molto, ma molto pochi. Sembra che nella zona le stime più affidabili dicono che siano stati 1 su 10. Uhm, Anche se c'è chi dice che è solo una zona talmente limitata che non sarebbe influente, ma quello che succede nella realtà è che le persone guardano la televisione, soprattutto una tipologia di persone guarda la TV, crede ad ogni cosa che gli dice, quindi cosa fa? Va a fare benzina e ci va con le taniche della benzina di dietro nel baule, 10 taniche di benzina. Quindi lui fa il pieno alla sua macchina, più riempi 10 taniche di benzina, quindi come altre 3, 4 macchine, basta che una cinquantina di persone. Guarda, adesso c'è chi mi dice che anche al sud della Francia qui è finita sia la benzina che il gasolio. Quindi 10 persone che fanno questa cosa di andare a riempire anche le taniche, chiaramente mettono in crisi il sistema anche se non lo è, no, perché ci si va facendo come se una macchina valesse 3, 4 pieni, e quindi la crisi, vuoi o non vuoi, si crea in una maniera esponenziale, no, in questo modo qui, ehm, alimentano la crisi. Questo è esattamente quello che, può succedere se la propaganda vende una crisi, anche se questa crisi non c'è obiettivamente, o anche se questa crisi tocca solo una minima parte di persone, ma la propaganda è talmente potente che le persone credono a qualsiasi cosa, sono gli stessi che credevano a qualsiasi cosa negli ultimi 2 anni di solito, più sei, diciamo legato a un determinato sistema, più sei dentro a questo sistema e più ne subisci tutte le conseguenze dirette o indirette, e quindi succede che le persone automaticamente seguono il gregge, si mettono lì, fanno 3 ore di fila per farsi un pieno di benzina, e questo è quello che succede adesso. Quindi non è una versione, diciamo, come per dire, irreale, è una versione molto reale. È quello che succedeva nel 2020 quando si andava a far la spesa e c'erano gli scaffali vuoti della carta igienica, no, e c'erano gli scaffali vuoti dell'acqua, c'erano gli scaffali vuoti di tutto. Qual era il problema lì? Non c'era un problema logistico, non c'è mai stato un problema logistico negli ultimi 2 anni. Alla fine abbiamo visto chiaramente. Non so quante persone veramente abbiano avuto dei problemi logistici, che conosco io nessuno, ma la percezione che ne abbiamo avuto tramite i mezzi di informazione di massa era quella ehm, della carenza, e quindi le persone si comportano di conseguenza. Basta questo, o almeno fino adesso è bastato questo. Bastato a cosa? A rendere più, in una situazione di panico, quindi fobico, il commercio. E quando
sei in una situazione di panico, quindi di fobia, di carestia, di percezione di una carestia, tu comperi senza regolamentazioni, senza criteri, comperi, spendi, compri, spendi. E questo è il sistema perfetto per chi vuole vendere. E qui e fin qui ci siamo, credo. Come faccio a uscirne? Il primo passo è quello di, mantenere il mio stile di vita senza essere dipendente dal sistema, che non vuol dire necessariamente che io devo fare una vita a lume di candela, senza auto, senza gasolio, senza gas in casa, ma vuol dire che, devo regolamentare la mia vita perché io non perda nulla qualitativamente, non perda nulla quantitativamente, anzi, se possibile ci guadagni. Nel senso che ci guadagni come salute, ci guadagni come tempo, ci guadagni come, struttura della mia vita e soprattutto mi renda tutto meno dipendente possibile da quel sistema lì. Chi è più dentro il sistema chiaramente ne approfitta di più nel bene e nel male, no, è la vittima perfetta. Tutti, ad esempio gli statali, tutti le persone che sono state direttamente stipendiate nel periodo, diciamo 5 fino a 5, 6 anni fa, chi è entrato più dentro questo sistema dall'anno scorso è stato quello più ricattabile, no, più sei dentro il sistema e più sei ricattabile. Più il livello di ricatto è alto e più le possibilità di dire di no al ricatto sono meno e sono sempre più difficili da intraprendere. L'uscita da questo sistema, più te ci sei legato, più te hai legato alla tua struttura sociale, la casa, l'automobile, il lavoro, gli amici, tantissime cose, più sono legate a quella cosa lì, a quel tipologia di sistema lì, quindi quella tipologia di distribuzione del denaro, di distribuzione del tuo tempo, più te sei intriso di questa, dittatura economica, più sei dentro la dittatura economica e più è difficile uscirne, ma questa è normale, è che la cosa che si può fare è prevenzione, no, la prevenzione è parte da prima. Prevenire vuol dire mettersi nella condizione di non essere nella condizione peggiore possibile, nel caso in cui si verifichino certe tipologie di avvenimenti che sono in grandissima parte previsti. Prevedibili da noi, ma previsti. Previsti perché prevedere vuol dire vedere prima, ma in questo caso specifico vuol dire organizzare le cose per cui questi avvenimenti succedano. La, creazione della crisi parte da proprio dalla creazione dello scenario, no, che è una cosa che io ho insegnato nei miei corsi fin da subito perché, funziona e funziona purtroppo o per fortuna, funziona purtroppo per le grandi corporazioni, soprattutto nei monopoli, creano uno scenario, no, quando sentite l'esercitazione perché succederà quella tipologia di attentato, l'esercitazione perché succederà quella tipologia di epidemia, l'esercitazione perché succederà quella tipologia di scenario di guerra, l'esercitazione perché succederà quel attentato terroristico in quella determinata condizione. Poi guarda caso succede. Uhm, Indipendentemente dal fatto che possono creare o no le condizioni che siano gli stessi o no, che io dubito che sian sempre gli stessi, ma succede perché la creazione dello scenario è un avverarsi della profezia, no, è se noi creiamo i nostri scenari, no, quando succedono, e lo sappiamo benissimo tutti, no, se a volte chiedere all'universo è pericoloso perché poi succedono le cose. E quindi è molto facile che succedano delle cose che noi abbiamo previsto, no, tanto che ci sono tantissimi bellissimi esempi di autosabotaggio, no, quando noi per esempio dobbiamo andare a una determinata festa con una determinata persona che non vogliamo, no, noi non ci piace, magari abbiamo questa percezione che non vogliamo a livello subconscio, ma a livello conscio diciamo: "Sì, sì, okay, vengo, sì, sì", sempre perché il sì è molto più facile del no, no, il no va giustificato, il sì invece no, il sì
è sufficiente dir sì e va tutto bene. Poi ci troviamo che 24 ore prima comincia a, venirci quell'ideuccia di non andare, no, poi magari, ci svegliamo la mattina e dici: "Okay, ci vado, non ci vado", no, sei nell'incertezza e guarda caso succede qualcosa per cui tu non ci vai, no, può essere hai perdi il cellulare, fuori una ruota della macchina, ti chiama un amico, trovi qualcosa, un escamotage qualunque per uscirne e quello è un autosabotaggio, ma è anche un avverarsi della profezia. Cioè abbiamo creato le condizioni per cui quella profezia che noi avevamo detto si avvera e questo succede a altissimi livelli. Per quello è importante la creazione dello scenario per il nostro bene. Quindi cerchiamo di creare gli scenari migliori possibile da subito. Cioè, siamo senza gas, no, non pensiamo: "Oh mio Dio, adesso non andrò più, quello non lo posso più fare, quello no". No, rivoltiamo il paradigma, diciamo: "Okay, adesso allora sarà il momento di andare a vivere in campagna, sarà il momento di avere un tipo di riscaldamento diverso, mi metterò nelle condizioni per cui, ehm, avrò tutto alla stessa temperatura in casa, perfetto, ma senza bisogno di", no, poniamoci nell'ottica di aver de più soluzioni possibili e tra le più soluzioni possibili cercare quella migliore, no, migliore, 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 il massimo possibile, perché quello che si realizzerà è il massimo possibile. La soluzione migliore che noi possiamo pescare è quella che noi che l'universo lavorerà per cui si avveri. Se dall'altra parte, se noi continuiamo ad affidarci, non so, a faccio un esempio a live della sulla sanità, perché è chiaro che gli ultimi 2 anni son stati talmente tanto, invasivi che tutti l'abbiamo capito. Se noi ci affidiamo alla sanità per quella che è la farmacologia, per quello che sono le big pharma, la produzione di farmaci, i farmaci vita, il farmaco per ogni cosa, per l'aspirina, dall'aspirina per il raffreddore, abbiamo raffreddore prendiamo un farmaco, abbiamo mal di denti prendiamo un farmaco, abbiamo, qualsiasi cosa farmaco, 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 farmacologia come soluzione onnipresente ovunque, no, se, tutti i trattamenti più venduti sono quelli che noi usiamo di più, sarà molto difficile uscirne da una situazione del genere, in qualsiasi tipologia di cose che può succedere, no, che cos'è che ci può evitare tutto ciò? La prevenzione, no, c'è l'omeopatia, ci sono, lo yoga, c'è la ginnastica, c'è, la postura, c'è i massaggi, c'è il chinoterapeuta, ci sono migliaia di soluzioni che possono arrivare prima di arrivare al problema. No, se abbiamo la percezione che quel problema lì, quella patologia lì, quella malattia lì, chiamiamola come ti pare, quello stato del nostro corpo che ci dice che c'è un problema, perché risolverlo all'estremo, nel metodo estremo con una terapia estrema, quando prima abbiamo migliaia di possibilità, no, provare le migliaia di possibilità. Poi non sto parlando di la sfiga, cioè se uno ha la sfiga, okay, non sto dicendo della situazione, come soluzione, non ve la voglio vendere come soluzione, proprio perché non è la soluzione è tra questa è una non soluzione, no, è una cosa che non è prevista dal sistema, cioè uscire da questo dualismo, uscire da problema soluzione e trovare un'altra visione. Faccio una pausa, bevo un po', guardavo se c'è qualche commento. Allora, ma okay. Allora, Erika: "Difficile guadagnarci, però come ho superato benissimo il lockdown a cui non mi sono mai sottomesso, così si superano le prossime prove perché si strombazza a priori la gente che ci crede." Sì, proprio perché, veniamo da un periodo del genere, sarà sicuramente molto più facile, capire che si tratta di propaganda, sai, si tratta in grande parte di una costruzione mentale in cui
c'è come un hackeraggio del nostro cervello, no, stanno provando ad hackerare. Vedetela, per usare una metafora dei computer, degli schermi che abbiamo davanti tutti noi, ci son delle applicazioni. Queste applicazioni entrano a far parte del sistema operativo. Noi siamo il cervello, l'applicazione entra a far parte del sistema operativo e ci fa vedere le cose in una determinata ottica. Non possiamo usare sempre solo delle applicazioni per vedere, possiamo usare anche il programma di base e programmarlo noi come vogliamo noi. In questo caso è proprio questo, se dobbiamo vedere la cosa, vederla con gli occhi di una percezione che ci viene fornita esattamente così com'è, quella della narrazione, quella catastrofismo, del succederà, chissà quale enorme, la bomba atomica, tutta questa roba. Ragazzi, cioè è i impossibile, impossibile. Cioè non è una cosa che può essere un'opzione sul tavolo da gioco, serve solo, come, innesco per fare leva su alcune leve nostre interiori e per farci prendere delle decisioni totalmente contro la nostra logica, totalmente non razionali, ma legate alle emozioni più basilari, come quella della sopravvivenza, no, hanno fatto leva per 2 anni, terrorizzando le persone, dicendo che moriva gente tutti i giorni, no, han fatto un bollettino di morte in tutta Europa tutte le sere, per terrorizzare le persone e per convincerle che ci fosse veramente una situazione di emergenza dove moriva la gente. Senza tutto quel bollettino, nella percezione di ognuno di noi, la cosa sarebbe stata totalmente diversa. Non sto dicendo che non moriva la gente, sto dicendo che dire che muoiono 220 persone in un giorno, anche 1000, se siamo 60 milioni, capite che è difficile che le persone che sono dall'altra parte, che guardano, che quei 20 milioni che guardavano quella sera quel discorso, di quei 20 milioni, se ce ne sono 1000 che sono morti e quindi che 1000 persone che possono essere conosciute da quei 20 milioni, di quelle 1000 persone, 500 erano novantenni che sono morti dentro le case di riposo per 1000 ragioni diverse che non sono legate direttamente a quella cosa, la percezione sarebbe stata tutt'altra. Tutto è fatto per programmarci a credere che l'emergenza esista e le leve che usano sono solo leve emotive, cioè devono stimolare in noi delle emozioni forti come quella della paura della morte e tutto gioca attorno alla paura della morte. La bomba atomica, tirare la bomba atomica così, questo pupazzo che parla all'ONU, alla NATO che chiede di bombardare la Russia in maniera preventiva, lo fa esclusivamente, a parte lui perché è fottuto, un tossicomane, però nella sua, narrazione che di dietro tanto è manipolata, la sua volontà è quella di fare leva sulle persone perché reagiscano di impulso, ma non solo io e te che guardiamo questo, io che parlo e tu che mi ascolti. No, no, lui lo fa perché ci sia il presidente della Commissione europea dall'altra parte e fa le stesse leve, funzionano su di me, ma funzionano anche su Draghi, funzionano anche su, Salvini, su la Van der Leyen, su Macron, su Rajoy, su tutti. Tutti siamo umani. Ci son quelli più sensibili, ci son quelli più manipolabili, ci son quelli che hanno già un'agenda scritta e ci son quelli che non ce l'hanno, ma tutti funzionano sulle stesse leve ed è proprio su queste cose qui che fanno leva, perché sono suscettibili allo stesso modo. Non c'è una differenza tra noi e loro e questa è anche un'altra cosa che è molto importante da capire. Sono, stupidi quanto lo siamo noi, sono manipolabili quanto lo siamo noi, sono manipolati quanto lo siamo noi, anzi molte volte le persone "normali" tra virgolette, come me, come te che mi guardi, in grandissima parte non ti fai manipolare perché la tua situazione non è così compromessa. Altre persone che invece sono molto più legate al sistema, ed è quello che vi ho detto proprio 5 minuti fa, più sei dentro un sistema, più sei legato, il tuo stipendio viene dal di lì, la tua assicurazione sanitaria viene dal di lì,
la tua posizione sociale viene dal dire il fatto che tu hai la scorta, le auto che ti portano in giro, l'autista, che hai accesso in tutti i posti gratuiti. Tutte queste cose sono direttamente legate col tuo comportamento. Quindi se tu domani smetti di comportarti in un determinato modo, vuoi uscire da quel determinata narrazione, non te lo puoi permettere perché perderesti tutti i tuoi privilegi. E questo è il ricatto. Il ricatto funziona con l'operaio che non vuol perdere il suo lavoro e si fa forare un braccio, il ricatto funziona col politico che non vuol perdere il suo stipendio e firma il decreto. Il ricatto funziona con il grande CDA della multinazionale che prende 150.000 euro al mese per dire che l'unica soluzione è vendere, fornire le armi a quel determinato gruppo perché in questo momento fa comodo fornire le armi, non gli interessa a chi. Non c'è una logica, non c'è un'ideologia e questo che è anche importante smontare, perché non c'è una ideologia dietro, c'è pura propaganda commerciale, è marketing, è vendere e chi è lì sono degli esecutori finali in pieno conflitto di interessi, sono dei rappresentanti porta a porta della Folletto, sono dei venditori di Tupperware, sono il Vanna Marchi della situazione. Non c'è differenza tra Vanna Marchi e Macron, non c'è differenza tra Draghi e Vanna Marchi. Vanna Marchi vendeva la pozione magica per fare chissà quale prestazione sessuale, Draghi vende la pozione magica per salvare l'Italia dal baratro. Uguale, le sue stesse tecniche di marketing, cambia il carattere, non urla, ma urla a suo modo. Non fa leva su certi tipi, ma ricatta moralmente allo stesso modo, no? Volete i condizionatori o la pace? Questa più Vanna Marchi di questo non c'è niente. È pura propaganda. È quello che, l'Agenda 2030 vuole, quello che il progetto vuole, quello che queste persone vogliono è rendervi complici. No, la, loro prima, meta, il loro primo scopo è quello di rendervi complici. Cosa vuol dire rendervi complici? Vuol dire rendervi partecipi al gioco perché sanno perfettamente che se voi siete complici, se voi, sottostate alle regole, se voi entrate a far parte di quello schema, poi siete ricattabili. È molto facile da vedere quello che succede tutti i giorni in certi ambienti, no, qualsiasi ambiente sia ad un certo livello, in un certo tipologia di sistema, che può essere anche quello dell'operaio, no, quando già si fa la gerarchia dentro una fabbrica di 1000 persone, ci sono dei sistemi gerarchici, no, quando vedete subito che l'operaio che prima magari faceva la lotta per i lavoratori, faceva urlava, si arrabbiava, scavalcava i cancelli, si prendeva in carico del malessere del tutta la fabbrica per portarla davanti a un sindacalista qualsiasi, come lui, quello che è più rappresentativo, viene preso e viene fatto entrare dentro il sistema. Come entra dentro il sistema? Automaticamente la sua narrazione cambia. Perché? Perché gli danno più soldi, perché gli danno potere, perché gli fanno capire che se lui si comporta in un determinato modo avrà una leadership, quindi avrà un certo tipologia di persone di dietro che lo segue. Dal momento che lui è in questa istituzione cambia il suo modo di parlare, si sente molto più tranquillo, è molto più, manipolabile e tenderà a manipolare, no, a essere più, narcisista, a essere più tossico nelle relazioni con tutti, no, e a deviare, dalla prima grande direzione, no. Questo è quello che succede. Perché? Perché è parte del sistema, è diventato complice. E Draghi vuole che, io, tutti voi nel vostro caso perché siete italiani e vivete in Italia, io no, ma Macron vorrebbe che io sia complice suo per essere ricattabile.
no, per essere dentro al suo sistema e per, alla fine di tutto, scaricare su di me la colpa. È molto facile, no, lui si deresponsabilizza, vi fa entrare nel sistema, siccome lui ha una situazione di leadership, quindi si trova molto più in alto di voi, vi fa entrare nella piramide sociale nell'illusione che voi siate al suo livello, ma non lo sarete mai. Voi siete nell'illusione che la vostra gerarchia vi permetta di avere sotto di voi delle persone, quindi tirare un sospiro di sollievo perché avete l'illusione che il vostro stato gerarchico vi conceda dei privilegi che non esistono nella realtà, ma nella vostra percezione esistono, perché magari anche nella realtà possono esistere privilegio economico, vi aumentano lo stipendio, qualche regoletta che potete non rispettare, eccetera, eccetera. Mai come quelle dei piani alti. Loro che sono nei piani alti si deresponsabilizzano, quindi non hanno più il compito di mettersi confrontarsi con quella parte bassa della società. No, nel mezzo ci mettiamo qualcuno che si prende, la cacca che gli viene tirata dal basso, se la mangia un po' lui, nello stesso tempo lui diventa ricattabile come tutti gli altri e la colpa alla fine è la sua, e di sempre quello di quello che sta sotto, no, è la piramide sociale in cui praticamente quasi tutti gli ambienti, se non dire per non dire tutti gli ambienti politici, industriali, lavorativi, ospedalieri, scolari, tutti lavorano su queste piramidi proprio perché è molto più facile la deresponsabilizzazione e scaricare la colpa a quello che è il livello più basso, che è il fine ultimo. Perché? Perché è molto facile scaricare la colpa sugli altri quando poi, la soluzione a tutta questa bella, creazione dello scenario in cui ognuno viene collocato nella sua bella fascia sociale e ognuno c'ha le sue responsabilità che viene deresponsabilizza quello del piano di sotto, l'ultimo in fondo son quelli che pagano le spese di tutti chiaramente e son quelli che si prendono sempre la colpa. Ma infatti è colpa vostra che non avete acquistato il diesel quando noi vi dicevamo di acquistare un'altra macchina, no, per quello che le narrazioni cambiano così in fretta, proprio perché devono scaricare la colpa su quello che è sotto, senza rispettare chiaramente, la vera narrazione, perché in teoria loro hanno detto 10 anni fa che, dovevate comprare il diesel perché era meglio del benzina, poi dopo è cambiato, adesso sto prendendo quello delle automobili perché è un paragone molto facile da fare ed è una cosa che per me è incredibile, dopo magari se vi interessa ve la allargo un po' come tema, no, ehm, è un paragone che io faccio molto spesso con amici, perché chi ha la mia età si è trovato sicuramente, non so, negli anni '80 in cui tutte le persone compravano le auto a benzina, no, tutti, perché erano le prime auto poi diciamo del largo commercio degli anni '70, '80, auto benzina a go-go, c'erano quasi solo quelli, il diesel ce l'avevano i rappresentanti, la gente che faceva tanti chilometri, ma era una macchina un po' bistrattata. Poi all'inizio fine anni '80 sempre di più, vendite dei diesel e poi è iniziato la propaganda a dire che il diesel inquinava di meno, che il diesel era, meno manutenzione, costava molto di meno comprare il diesel, costava la metà di una benzina, questo per quelli che magari non sono, diciamo son molto giovani che mi stanno ascoltando. Dopodiché, giro di 10 anni più o meno, forse 15, ma più o meno una decina d'anni, il diesel ha iniziato a essere un problema, no, c'era il particolato, il diesel erano troppi, eccetera, 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 è diventato il problema, no. Questo perché? Perché la narrazione non è logica, è propaganda, devono vendere. Quindi a quei tempi dovevano vendere le auto a benzina, erano perfette, poi dovevano vendere le auto diesel, erano perfette, adesso devono vendere le auto elettriche, sono perfette, no, fra 10 anni dovranno vendere l'auto, non so, a acqua, a gasolio, a neutroni, protoni, non lo so, l'auto elettrica diventerà un problema, no. Perché dico questa cosa qui? E come si fa a smontare una narrazione del genere? È molto facile, no, si deve un po' stringere. Stringere in che senso? Ve lo faccio un esempio molto pratico. Qual è il problema? Il problema è l'auto, no, okay, io posso dire: "Io non sono pro auto." Non è che io sono pro auto, voglio più auto per tutti, no, e dall'altra parte probabilmente io non sono neanche un no auto, no, mentre c'è queste 2
dualismo, no? Si sta creando questo dualismo, ma io non sono né uno né l'altro. In questo dualismo dei pro auto e dei no auto c'è un sacco di gente che dice le auto fanno male, le auto a produrle inquinano molto, ci vuole il metallo che viene dall'alluminio che viene dall'Australia, lavorato in Svezia, spedito in Giappone, il silicio uguale, le plastiche son del petrolio. E io ti dico: "Hai perfettamente ragione, è vero, produrre un'auto è inquinante". Sono no auto e sono no auto perché, non voglio l'auto assolutamente, non è giusto è una follia che ogni auto che ogni persona abbia un'auto. Hai ragione, hai ragione. Allora qual è il problema di tutta questa cosa? Il problema è l'auto, bene, allora quale sarebbe la soluzione? Un'auto, no, la soluzione all'auto è l'auto? Come può essere un'auto elettrica una soluzione al problema delle auto? Per questo è propaganda, e per questo è commerciale, perché vogliono semplicemente vendere un'auto. Non gli interessa nulla di tutto il resto. Il resto è immagine, facciata, è cavalcare una agenda, è seguire un'agenda globale che, è un cavallo di Troia per fare entrare anche questa tipologia di commercio di auto. Sarà fare entrare anche la tipologia delle cucine elettriche, sarà fare entrare anche la tipologia di scaldabagno elettrici o sostituirli, quelli che ce li hanno troppo vecchi e non vogliono devono trovare il modo di venderli e di sostituirli. Si cavalca quello che c'è in quel determinato momento. Per quello l'agenda in sé per sé è una cosa che se voi andate a leggerla non dice niente, son 4 articoletti, no, adesso guardate anche Wikipedia, no, o Ipnopedia come la chiamo. Guardate la definizione di, Great Reset. È una robetta inconsistente. C'è scritto qualcosa, sì, ma non si capisce bene né che cosa sia, né quali siano veramente i piani. Sembra che non ce l'abbiano. Perché non ce l'hanno? Perché si approfitta viene scritta in funzione di quello che sta succedendo. Per cavalcare qualsiasi cosa va bene, no, Vanna Marchi avrebbe cavalcato qualsiasi cosa che succedeva all'attualità, poteva parlare di tutto, no, poteva parlare di qualsiasi cosa e adesso stan facendo la stessa cosa, si può parlare di qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa va nella direzione della green economy, dello schema già previsto, della soluzione già pronta, no, qualsiasi cosa, no, c'è l'influenza, ma se vi fate la frattura anche per quel determinato famoso, famigerato virus, va tutto bene, andrà molto meglio, no, è incredibile, però succede così. Perché? Perché lo scopo è quello. Non c'è un altro scopo, non c'è un altro piano, c'è solo un piano ed è quello commerciale. Bene, adesso volevo leggere perché ho visto arrivare una bella tanti commenti e sicuramente ce n'erano qualcuno interessante che, mi sono lasciato sfuggire. Allora, Stefano Zanchi Mini Film. Mamma mia. Ciao, una soluzione è lavorare su se stessi ed accorgersi dove sta la manipolazione nella nostra vita. Esatto, io ho proprio aperto la live proprio su questo tema perché, la manipolazione, come ho detto lì all'inizio, arriva per tantissime vie. Non c'è solo quella informativa, no, nel senso di leggere un quotidiano, di guardare un sito internet, di parlare, i come sto facendo io, ma c'è quella diretta, che è quella dei nostri amici, dei nostri genitori, della a parte che ci sono al giorno d'oggi usano tantissime tipologie di manipolazione diverse che vanno anche a livello inconscio, lavorano coi colori, col supermercato, con la musichetta del supermercato, l'annuncio all'interno del supermercato. Però al di là di tutto quello che è così invasivo e subconscio, c'è la manipolazione in sé per sé la, eviti riconoscendola. Il primo passo è riconoscerla. Quando dico riconoscerla vuol dire mettersi nella nen in una situazione anche di non appartenenza,
no, cioè riuscire a uscire da questa cosa, dalla manipolazione, ehm, ci si deve per forza confrontare con le proprie credenze personali, no, per questo quello che lo dico perché sposo in pieno il tuo commento, nel senso, devi guardare dove arriva la nostra vita, no, un video che ho fatto credo pochi giorni fa, dicevo: "Quante volte citiamo il sistema?" No, quante volte noi, argomentiamo basandoci su quello che ha creato la narrazione, sul sistema. Una volta, molti anni fa, feci una battuta dove mi ricordo che ridemmo in tanti perché parlavo di 2 anziani che ero su un tram, io non prendevo mai tram, mi trovai in questa situazione in cui preso in mezzo pubblico c'erano 2 anziani che parlavano del presidente, credo fosse 5 anni fa, 4 anni fa, credo ci fosse Trump che litigava via Twitter con, il presidente sudcoreano, nordcoreano, che non mi ricordo come si chiama, e insomma e facevano queste battute idiote e nello stesso tempo c'era sempre questa minaccia del nucleare, eccetera, eccetera, eccetera. Che il nucleare è un po' come la primavera, lo tirano fuori ogni 3, 4 mesi e sentirlo dire da 2 persone che vivono a 5.000 chilometri di distanza da uno e 8, 9.000 dall'altro, che politicamente non ci capiscono assolutamente nulla, perché non sanno neanche di cosa stan parlando, stanno riportando un articolo di un giornale, ehm, è totalmente, come si dice, hollywoodiano, no, ecco, era una cosa che mi faceva ridere un sacco perché loro non hanno la minima idea di quello che stan dicendo, non sanno chi sono, non c'hanno mai io non ci ho mai mangiato con Trump, no, neanche con quell'altro. Cioè per dire quanto queste persone o non abbiano nulla di meglio da fare e si occupano di tematiche che sono completamente fuori contesto, no, senza veramente avere la minima idea. Allora mio nipote 2 ore di coda per fare il pieno a Lille. Guarda, io oggi ho fatto benzina, non c'era nessun problema, però probabilmente farò anch'io la stessa fine. Ed il ponte non ne parlerò magari in un'altra occasione, ma non ci trovo. Tutte distrazioni per evitare. Maribel Sanchez, saluto Maribel. Tutte distrazioni per evitare che più persone si sveglino, svegliarsi e rendersene conto che il sistema è inutile. Noi possiamo e dobbiamo vivere senza questi pazzi. Sì, Maribel, è proprio così. Adesso io chiaramente la tua è una provocazione, cioè svegliarsi e rendersi conto che il sistema è inutile. Il sistema in sé per sé io non credo sia inutile nella sua totalità, anzi ha permesso tante cose. Chiaramente, il tuo significato che dai a al è inutile quando arriva a quello al punto in cui è arrivato in questo periodo che è quello che è. Sì, sono degli specialisti, si sono specializzati a creare delle crisi e molte volte queste crisi non esistono nella realtà. Esistono semplicemente, nella percezione della realtà. Scopriamo il lago di Garda. Qui in Italia i ristoratori si stanno munendo di generatori per la corrente. Che ne pensi, fratello? Io, non penso, no scherzo. Ehm, Qui in Italia i ristoratori si stanno munendo di generatori, sì, ma ogni soluzione è buona e nello stesso tempo ogni soluzione comunque dipende dallo stesso in questo caso un generatore, se nel caso in cui non ci sia la benzina, il generatore te ne fai ben poca roba. Forse qualche impianto solare può essere meglio se, uno ha la possibilità chiaramente. La maggior parte delle persone sì. Allora, la serie del regista Lost la vedi pertinente? Non conosco,
La serie Revolution del regista Lost non la conosco, non so di che cosa. Ti ringrazio Luca Cocolet o Cocolet. Non so a cosa ti riferivi, analisi perfetta. Esatto. Come il cane quando fai finta di lanciare il bastone. Sto facendo il gesto di lanciarlo, lui crederà davvero che l'hai lanciato e si fionderà a cercarlo. Sì, siamo in una situazione in cui c'è talmente tanta cioè questa manipolazione che hanno fatto su di noi tutti, hanno provato a fare su di noi e in molti casi ha funzionato, è a un livello tale per cui adesso hanno tutte le finestre di Overton aperte o tutte le leve, conosciute sanno quali funzionano, c'è una parte di popolazione che è ancora sotto shock, no, la cultura, la triade, shock, destabilizzazione, nuova normalità, che è una triade che ho ben esaminato, in alcuni dei miei corsi e alcune delle serate che ho organizzato, perché è molto importante capire che, solo con lo shock riesci a destabilizzare le persone, no, e lo shock a livello della società, quello che è stato fondamentale in marzo del 2020, si è partito con tagliare le basi della società in cui tutti noi viviamo e su cui tutti noi abbiamo costruito le nostre vite, che sono la scuola, il lavoro e la sanità. Nell'ordine: ospedali, scuola, lavoro. Queste 3 sono le basi della società moderna, di tutta la società occidentale moderna e anche molta della non occidentale. Però l'occidentale è quella che ha strutturato di più il proprio grande castellone di sabbia, di carte, sopra queste 3 grosse colonne, pilastri. La prima cosa che hanno fatto, hanno chiuso gli ospedali, una parte, per tenere aperti una minima parte. Poi hanno chiuso le scuole e poi hanno chiuso la gente a casa, quindi senza lavoro. Questi sono stati i 3 shock, uno dietro l'altro, che diciamo possiamo anche prenderli come parte di uno shock unico, informativo, perché non si tratta di shock reale, è uno shock informativo. Un'informazione ha creato uno shock per cui tu hai preso delle decisioni, indipendentemente dal fatto che ci fosse le condizioni esterne della realtà, ma funziona allo stesso identico modo. Per il nostro cervello non c'è differenza tra informazione o realtà. Tra percezione della realtà o realtà non c'è nessuna differenza, è una elaborazione quello che fa la differenza, ma non c'è come risultato emotivo interno. La struttura è quella: shock, scuola scusate, ospedali, scuola e lavoro, tagliati. Cosa crea lo shock? Destabilizzazione. Cioè non sei più tutto ciò che prima era sicuro non lo è più. Gli ospedali erano sicuri, non ci puoi più andare. La scuola era sicura. Chi di noi avrebbe mai messo in dubbio che non potevi andare a scuola, portare un figlio a scuola, andare in ospedale, se sentivi male, se non ti sentivi male? Chi di noi l'avrebbe mai detto prima? Nessuno. Nessuno avrebbe mai detto: "Guarda, gli ospedali puoi andarci quando ti pare, la scuola è scuola, la scuola è aperta da quel giorno lì fino a quel giorno là". No. Te la do e non te la do. Intermittenza. Intermittenza, alimenta l'instabilità, la destabilizzazione. Quando sei destabilizzato, perdi l'orientamento. Non sai più, dove vai. Non sai più le tue certezze di prima, le sicurezze non son più sicure, perché erano false sicurezze, però questo è un altro discorso. Non sono più sicure. La destabilizzazione provoca nelle persone una sindrome di infantilizzazione. Ritorniamo indietro, no, allo stato di bambini, accettiamo qualsiasi soluzione, basta che venga qualcuno dall'alto che ci dica: "Guarda, okay, puoi ritornare alla tua situazione di normalità", ma sarà una nuova normalità, non è come quella di prima, è nuova. Cioè torni lì, ma ti devi mettere la mascherina, torni lì, ma ti devi far forare, torni lì, ma stai a distanza di sicurezza di 1 metro da quello che prima era, da una persona e l'altra. Tutta questa, situazione è un'operazione ben studiata di ingegneria sociale. Si può identificare in questi 3 grandi stadi: lo shock, la destabilizzazione che c'è nel mezzo, io la chiamo così, poi altri la chiamano in tanti altri modi,
è la nuova normalità, perché trattasi di nuova normalità, non è la normalità di prima. Tu accetti qualsiasi soluzione nel periodo di destabilizzazione per ritornare all'illusione che quello che arriverà sarà normale, ma non è normale. Non sarà mai, non ritornerai mai alla normalità di prima, non è possibile, non esiste più la normalità di prima. Quello che avrai sarà una nuova normalità, ma tu l'accetterai nella credenza che sia il ritorno alla situazione originaria. E in questo modo, trattandoti come un bambino, infatti uno dei principi fondamentali di tutta questa manipolazione, anche quella di adesso nei confronti della guerra, è l'infantilizzazione, e il creare 2 fazioni è tipico dell'adolescente, è adolescenziale, no, è una fase in cui si passa nell'adolescenza perché c'è il lato di quello che tu con cui te sei cresciuto, che ti vai a scontrare con il suo diametralmente opposto, no, ti devi staccare dai genitori e per staccarti dai genitori devi assolutamente, sconfiggerli, batterli o imitarli, no, devi destrutturare quella struttura lì per essere un uomo, per evolvere. In questa fase duale, no, c'è l'infante, l'infantilizzazione della società è stata evidente, c'hanno trattato tutti come se fossimo dei bambini, perché quello che avremmo accettato nella grande parte della popolazione, non parlo per tutti quelli che ascoltano, ma parlo per molti di quelli che hanno ascoltato queste persone, l'unica maniera per arrivare al loro cervello era semplificare al massimo e trattarli come dei bambini, dandogli delle soluzioni facili, che potevano percorrere nell'illusione di tornare alla normalità. E questo è l'applicazione di tutte le crisi. Tutte le crisi vengono, applicate tramite degli shock, proprio perché solo con lo shock si ha accesso a questo periodo di destabilizzazione e all'accettazione da parte delle persone della nuova normalità. Se non si facesse lo shock, se infatti prima diceva: "Ma perché fanno queste crisi in questo modo e perché quelle crisi che son venute prima non hanno portato a questi stessi risultati?" Perché le crisi che son state fatte prima non avevano degli shock visibili, no, la crisi commerciale del 2008, quella che era una crisi economica, non aveva dello shock visibile, cioè non è stata legata direttamente a un avvenimento. Sì, è stata a quello della borsa per chi era dentro a quell'ambito di nicchia lì, ma non ha, preso 7 miliardi di persone, mentre quella di marzo 2020 ha preso 7 miliardi di persone, anche se non tutti, anche se all'inizio erano solo 1 miliardo e poi sono diventati 3, poi sono ritornati a essere 1, ma comunque la grande parte è stata coinvolta direttamente in un evento unico scatenante. E quella è la creazione dello shock. Ah, la normalità uccide la vita. Ora più che mai siamo vivi come non lo siamo mai stati. L'umanità si sta evolvendo. Perfetto. Io ho fatto un video 2 anni fa dove proprio credo che il titolo fosse quasi così: stai parlando con uno che di normalità non ha nulla, non ha routine, non ha quasi niente di tutto quello che è normalità, però era proprio una delle cose, fondamentali. Cioè, ti dico di più, Raffaele Armilotta, ti dico che il prezzo che si deve pagare per, essere liberi è proprio la perdita di tutte le sicurezze. Paradossalmente, quando non hai più sicurezze, sei libero, perché le sicurezze in sé per sé sono false e le strutture sociali in cui ci hanno è brutto, in cui ci siamo messi dentro molto comodamente, sono sicurezze, strutture false, perché non danno obiettivamente quello che pensavamo che dessero. E infatti uno delle, problematiche per l'Agenda 2030, l'applicazione, per tanti, altri programmi, commerciali, è proprio che, la, destrutturazione implica comunque una reazione che non è direttamente, convogliabile solo ed esclusivamente in una direzione, può creare tanti meccanismi e uno di questi è sicuramente quello che le persone, sempre di più persone, si rendono conto che la, società intesa come era prima,
la vecchia normalità, non funzionava. Cioè certe utopie, certi mete, certe credenze, certi schemi che avevano venduto come certi, che dovevano dare un risultato impeccabile, super mega, creare chissà quale non funzionano. E proprio per questo, quello che dici te, le persone si sta evolvendo. Non sono convintissimo che sia l'umanità intesa come tale, però sì, si stanno evolvendo ed è bellissimo. Nato nel '62, io sono in quanto agisco. Un abbraccio. Io ho 10 anni più di te, meno di te. Allora, c'era mi riferivo a la 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 la. Okay, 8 Hertz. Non essendo autonomi ed indipendenti, siamo gestiti inevitabilmente da un sistema che, in base a regole base, cerca di contenerci. Che questa esperienza ci porti ad autogestirci nella maniera migliore. Esattamente, è un trucchetto, è la creazione del miglior scenario. Cioè mettere proprio nero su bianco, scriverlo, metterlo più chiaro possibile, appenderlo al frigo di casa, il tuo miglior scenario. Allora, bella questa domanda. Esistono manipolatori inconsapevoli? Sì, tantissimi, sono la maggioranza. Allora se intendi come manipolatore una persona e se intendi come manipolatore la cosa più semplice, cioè che le persone vogliono da te influenzare la tua opinione, questo lo siamo tutti, è inevitabile. È una stato d'animo che tutti quelli che sono genitori ne hanno la piena consapevolezza, più o meno, del fatto che siano manipolatori coi propri figli. Ehm, è chiaro che ci si può più ci si rende conto che quali sono gli strumenti che si possono usare per manipolare, più ci si può estraniare da questa manipolazione. Estraniandosi vuol dire, ad esempio, non creare gli schieramenti, come abbiamo fatto prima, non creare l'appartenenza al gruppo, non fare leva sull'appartenenza al gruppo, non fare leva sui ricatti emotivi, non fare leva sul narcisismo, non fare leva sulla sulla percezione del pericolo, no, non fare leva sul terrore, sulle paure. Tutte cose estremamente difficili, facili a dirsi, ma estremamente difficili a farsi. Chiaramente molto in base all'ambiente in cui noi siamo cresciuti. Io sono cresciuto, quindi è molto difficile per me, se sono cresciuto in un ambiente estremamente manipolato, quindi da genitori estremamente manipolatori, non farlo sugli altri, però nulla mi impedisce di provarci. O ci sono dei manipolatori estremamente bravi che non lo sono a livello conscio, cioè sono doti naturali che hanno appreso, che hanno anche sviluppato, ma anche appreso dagli altri, inconsapevolmente, semplicemente perché li portano a un ottimo risultato. Vanna Marchi è un esempio. Vanna Marchi probabilmente lei io non credo che avesse studiato chissà quale, libro di programmazione neurolinguistica o psicologia gestuale. Era il suo caratteriale, vedeva che funzionavano, aveva questa grande dialettica, aveva tanta possibilità di parlare al pubblico, ha avuto una visibilità grande. Tutto ciò ha fomentato, aumentato in maniera esponenziale nel personaggio la creazione di una certa tipologia di manipolazione che era quasi sua, anche se non era assolutamente sua. Kim Jong-un. Grazie Stefania, io non me lo ricorderò mai. Non sono bravissimo nei nomi. Lucia Lulli: tutto un teatro, tutta una finzione, mettersi al loro posto per prevedere le loro mosse e cercare di porvi un rimedio con intelligenza. Sì. Una cosa che mi piacerebbe fare proprio alla fine
ho visto, parlare ad esempio di una soluzione possibile per i contatori della luce, perché ho visto in Twitter siccome in Francia si sta già parlando che c'è il più grande fornitore di energia francese che, vuole fare una operazione sui contatori che praticamente regola il picco di energia che tu puoi assorbire nella fascia di orario dove c'è il picco massimo, e lì parlavano da mezzogiorno alle 2, volevano regolare il fatto che tu, potessi dalla rete, avere un massimo diverso. Adesso non ho capito esattamente in che modo, vorrebbero limitarci, ma volevano praticamente limitare il potenziale massimo, perché non possono sapere chiaramente se tu hai attaccato quello o quell'altro elettrodomestico, ma loro volevano farlo anche, perché molti elettrodomestici, molti contatori sono programmati per cui, tu paghi di più in certe fasce, paghi di meno in altre fasce. Quindi questa alto e basso, per far sì che nella fascia di orario dove il prezzo è più alto non ci sia anche più richiesta di energia, volevano scaglionare, non so bene in che modo, ma attraverso anche i contatori, e i contatori sono legati ad una rete che è ehm, hanno un programma all'interno, scusate, che è attivabile con un tastino, che è automatico o messo o manuale, quindi se tu lo lasci in automatico lui regola questa assorbimento dalla rete in maniera automatica. Se invece, la puoi già staccare, il contatore lo puoi già staccare semplicemente spingendo il bottone, quindi levandolo dalla automatismo, mettendolo in manuale, quindi già in manuale non è più manipolabile. Ma c'è anche una seconda soluzione che è quella di, mettere uno strumento che praticamente stacca il contatore inteso proprio dalla rete, e quindi in quel modo lì praticamente non è più regolabile da remoto, perché i contatori nuovi sono regolabili da remoto, che vuol dire che, nel caso francese che ho letto io, non è che loro stacchino la luce, non c'è questa cosa qui, ma era per gli scaldabagno che praticamente, non avevi la possibilità di avere l'acqua calda, più calda diciamo di una determinata temperatura massima che può raggiungere lo scaldabagno se collegato all'elettricità, ehm, in quella fascia di ora lì, perché ci sarebbero tutti gli scaldabagni di tutta la gente che lavora da mezzogiorno alle 2, e in quel modo lì loro potrebbero abbassare la temperatura, tra virgolette, degli scaldabagni in quelle 2 fasce, in quelle 2 ore orarie lì. E un elettricista aveva pubblicato un tweet con tutta una serie di spiegazioni che io non riesco a dare perché non sono un tecnico, in che modo ovviare a questo. Il primo era quello da staccarlo proprio il pulsantino, da farlo passare da automatico a manuale, e il secondo era quello di staccare proprio tutto l'impianto dalla rete e metterlo come con un bypass. E questo ad esempio può essere una soluzione che, se c'è qualcuno che capisce, sicuramente ci sarà tra quelli che mi guardano in live, qualche elettricista che capisce molto meglio di me, di che cosa si tratta. Non so se in Italia, non credo che in Italia ci sia neanche la proposta di di questo genere qui, ma siccome i cugini italiani molto spesso copiano dai cugini francesi, quindi meglio stare attenti. Io prevenire è meglio che curare, come ho detto più volte, e quindi facciamolo anche noi. Fatelo anche voi. Io vedo sfocato, io mi vedo bene. Forse dentro la tazza c'è del vino del vino rosso, non so. Allora. Bene, abbiamo passato 1 ora e mezza insieme, 1 ora e 35. Io credo che vi ho detto tutto, volevo dare un'occhiata qua se sì, mi ero segnato un bel po' di cose, ma le ho passate tutte una a una. Questa è la prima puntata del Grande Reset, ne faremo altre questa settimana. Non so in live, non so se usciranno dei video, sicuramente farà un video
che mi sono preparato già da un po', che ci sto lavorando sopra e verrà fuori sicuramente una bella cosa, proprio sul grande reset. Magari facciamo anche un'altra live, se trovo qualche ospite che voglia venirne a parlare, ben volentieri. Farò qualche proposta in giro, se no la rifaccio io molto volentieri e continuiamo perché nella mia teorizzazione, nella mia teoria, la prima parte fondamentale è quella della identificazione. Poi c'è un'altra parte che è fondamentale, che è quella di mettersi in uno stato mentale di essere come inattaccabili, no, perché una volta che si è identificata la propaganda, che si sono identificati gli schemi, la cosa che succede in automatico, che noi vogliamo o no, ed è quella che io spesso chiamo deprogrammazione, cioè è una evento avverso della deprogrammazione, quello di rendersi poi inattaccabili, perché è un meccanismo non reversibile. Cioè quando si inizia, ed è una delle cose molto belle da leggere in live, quando vi leggo nei vostri commenti, vedere quante persone capiscono quello che io voglio dire e sono già ben pronte a usare i propri strumenti, che ognuno deve avere suoi, perché quello che io posso comunicare con voi è quello che io penso, ma siete voi che poi dovete prendere le vostre. Se in un qualche modo quello che io dico vi può essere utile, io ne sono stracontento, perché è la ragione per cui lo faccio, ma non è che devo creare dei cloni o devo creare delle copie di quello che io penso. Io devo, tra virgolette, cercare di darvi gli strumenti, quelli che hanno funzionato su di me, e voi li convertite ognuno ai propri. E funzioneranno sicuramente, ma funzioneranno quando sono i vostri gli strumenti. Ebbene, questa è un'altra parte sicuramente interessante, che poi ho tanto materiale sul Great Reset. A fine settimana capirete anche perché. Spero di riuscire per la prossima domenica a coronare questa settimana nel migliore dei modi, non spoilerò niente. E niente, io vi saluto, grazie a tutti voi, siete tantissimi, ho visto tante persone, a CGT che è stato super attivo, ti ringrazio per tutti i tuoi commenti, Maribel Sanchez, la ringrazio, hasta la prossima Maribel, Raffaele Armilote, molte grazie, Stefania Filaninno, anche a te Drachner, buonasera. Se è vero che i manager stanno ai piani alti, possono cominciare a risparmiare energia non utilizzando gli ascensori. Sì, Drachner, sai che qua adesso vanno tutti coi colletti alti, sai, Macron ha sempre il colletto alto perché ha freddo, hanno abbassato il riscaldamento di 1,5 gradi. Da voi ancora non l'ho visto, ma preparatevi, perché quest'inverno ci sarà da ridere, vedere la Meloni col collo alto. Sarà simpatico. Sole Luna, Luna Sole. Filippo Mazzenga, grande. Beethoven 90, ciao. Stefania, grazie a te. Luca, Daniela, Dragone, grazie a te. Lucia, Angela, e grazie a tutti. Bene, non ho dimenticato nessuno, se ho dimenticato qualcuno mi dispiace. 8 Hertz, vi ringrazio tutti per i bellissimi commenti, per la bellissima serata, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.